Fractal o Line 6? Seconda e ultima parte. Ci siamo lasciati nel video precedente che se non hai visto vuoi rivedere te lo linko qui o in descrizione, dove dicevo che sostanzialmente la differenza tra le due macchine relativamente al lamp modeling c'era ma non era poi così sostanziale e dicevo poi che per preferire una macchina o l'altra bisognava valutare altri elementi. Partiamo subito dal presupposto che se vogliamo valutare gli altri elementi dobbiamo farlo tra macchine relativamente simili. Se nella prima parte di questo video mi ero concentrato prevalentemente sui marchi, cioè Line 6 e Fractal, in questo caso andremo più nello specifico parlando di Helix ed FM9 Turbo. Fractal, tecnicamente, essendo anche un prodotto relativamente nuovo, è superiore a Helix sotto diversi punti di vista. Helix, dal canto suo, pur essendo una macchina relativamente anziana a questo punto, continua ad avere delle feature anche dal punto di vista hardware superiori a Fractal. Dal punto di vista hardware ci sono delle differenze che vi riassumo in questo schema. In questa tabella ho messo a confronto una serie di specifiche tecniche sia hardware che software e adesso diamo uno sguardo veloce a quelle che mi sembrano essere le più interessanti. Allora, per quello che riguarda il processore, il DSP Core, il vincitore chiaramente qui FM9 Turbo con il suo dual core, ha addirittura un core dedicato per il reverbero e un altro per il delay, quindi già questo ci fa intuire il motivo per cui i reverberi e i delay suonano tanto bene su FM9. Un altro elemento tecnico interessante è relativo al convertitore analogico digitale analogico che risulta essere superiore in Helix in quanto abbiamo un 24 bit con un sample rate fino a 192 kHz e un dynamic range di 123 dB, mentre per FM9 Turbo abbiamo sempre un 24 bit come risoluzione ma un 48 kHz e un 114 dB come range dinamico. Entrambi i dispositivi fanno uso dell'oversampling per l'anti-aliasing che, senza entrare troppo nei dettagli, è un modo, è una tecnica che si utilizza per aggirare un problema tipico dell'audio nel mondo digitale. Quindi nella sostanza serve a migliorare la qualità sonora. Invece una grossa differenza ce l'abbiamo sulla qualità degli IR, gli impulse response supportati dalle due macchine. In FM9 abbiamo la possibilità di utilizzare l'Ultra Res, quindi un IR da 170 millisecondi che corrispondono a 8000 samples, contro invece Helix che ci permette di utilizzare degli IR fino a 40 millisecondi con soli 2048 samples. Questo sicuramente contribuisce a dare quella marcia in più a FM9 per quello che riguarda il suono. Per quello che riguarda il display, non sono riuscito a trovare la dimensione ufficiale dichiarata per FM9, ma si vede che al colpo d'occhio è più piccolo rispetto a quella di Helix, che quindi ho dato per vincitore, nonostante la risoluzione poi sia la stessa. Un'altra sorpresa interessante riguarda l'utilizzo di questi dispositivi come schede audio, e ho dato come vincitore in questo caso Helix perché il sample rate disponibile arriva fino a 96 kHz contro i 48 di FM9. Questo significa che se a noi interessa in modo particolare utilizzare queste macchine come schede audio, tra le altre cose, Helix ci permette di registrare comunque a una qualità più alta. Un altro elemento di confronto che ho voluto prendere in esame è il numero di amplificatori disponibili nei due dispositivi e qui è evidente come FM9 la faccia da padrone con i suoi 302 modelli contro i 92 di Helix. Ovviamente questo è un dato soggetto a variazioni future che dipendono poi dagli aggiornamenti che verranno fatti, però la disparità comunque qui è notevole. Certo, bisognerebbe anche domandarsi cosa se ne fa una persona di 302 amplificatori, ma anche di 92 amplificatori, però in ogni caso averli è sempre meglio che non averli. Per quello che riguarda il numero di casa degli impulse response e gli slot disponibili per l'utente, ne abbiamo 65 tra quelli nuovi che sono stati aggiunti recentemente col nuovo aggiornamento più i legacy su Helix e 128 slot che possono essere utilizzati dall'utente per caricare degli IR di terze parti, mentre su FM9 invece ne abbiamo ben 2237, di cui in realtà solo 189 sono di casa, mentre gli altri sono di terze parti, più 1024 slot che l'utente può utilizzare per caricare gli IR personali. Per quello che riguarda il numero di effetti, anche qui Fractal vince con 200 effetti disponibili contro i 143 di Helix, mentre per quello che riguarda il numero di preset che è possibile programmare dall'utente, qui vince Helix con 1024 slot disponibili
contro il 512 che ci mette a disposizione Fractal. Anche qui diciamo sono numeri così grandi che è difficile immaginarsi che qualcuno possa avere la necessità di avere a disposizione tutti questi slot. Per quello che riguarda gli ingressi e le uscite, infine, ho dato come vincitore Helix per il numero e per la varietà di uscite e di ingressi a disposizione, ma poi in realtà questo è un elemento fondamentalmente soggettivo che è legato principalmente alle nostre esigenze. Nel video precedente abbiamo fatto un blind test ed ecco qui i risultati. Tra quelli che hanno commentato, nessuno è riuscito ad azzeccare la risposta corretta. Questo dimostra che alla fine, al di là delle differenze di qualità sonora che ci possono essere tra due dispositivi, l'utente finale poi non riesce di fatto a distinguere né le unità tra di loro né le unità dall'ampli reale di riferimento. Ora, i suoni che erano stati prodotti nel video precedente non erano suoni bellissimi, però sono stati ottenuti attraverso, diciamo, un metodo, okay, di confronto. Quindi sicuramente qualcuno di voi avrà avuto o avrà delle preferenze in termini di suono, però non era questo il metro di paragone. Queste differenze di qualità sonora che ci sono tra i dispositivi poi alla fine non contano così tanto come si possa pensare. Quello che conta è riuscire a ottenere dei suoni verosimili, dei suoni che si rifanno all'ampli di riferimento. Fermo restando che poi tante volte ci andiamo a chiedere quale tra i due modeler riesce a replicare al meglio l'Ampli di Boutique del 1974, quando magari noi stessi non sappiamo come suona l'Ampli reale, non l'abbiamo mai avuto, non l'abbiamo mai suonato e quindi neanche lo conosciamo. Quindi sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Fractal sotto diversi punti di vista per quello che riguarda il suono, gli effetti di modulazione, in particolare quelli di ambiente come reverbero e delay, è leggermente superiore a Helix. Qualcuno direbbe notevolmente superiore a Helix, però queste differenze sonore, ripeto, a mio avviso, nella mia esperienza, non sono poi così grandi da giustificare magari una spesa notevolmente più alta. Poi questo diciamo sta un po' a ognuno di noi e queste differenze di qualità sonora possono essere trascurabili ancora di più se diamo più importanza ad altri elementi, ad altri fattori in base all'utilizzo e alle necessità che abbiamo. Quindi escludendo questo aspetto sonoro, gli altri aspetti da tenere in considerazione sono il prezzo, quindi il rapporto qualità-prezzo, il form factor, quindi le dimensioni, la dimensione dei display, la luminosità, il numero di switch, poi il numero di input e output che potrebbero servirci, l'interfaccia utente, quindi l'abilità di fare delle modifiche al volo, soprattutto importante per quello che riguarda l'uso live, ed eventuali funzioni speciali che potrebbero essere particolarmente utili nel nostro modo di utilizzare la macchina. Quindi sebbene nel complesso consideri Fractal una macchina comunque superiore a Helix sotto certi punti di vista, alla fine ho scelto di tenere Helix per i motivi che seguono. Il primo dei motivi è l'interfaccia. Onestamente mi trovo molto più a mio agio, sarà anche una questione di abitudine, non so, però trovo più intuitivo e più facile da gestire l'interfaccia di Helix, il che per me è molto importante quando mi trovo dal vivo e ho necessità di fare delle modifiche al volo. Nonostante per viaggiare sia più utile avere una unità un po' più compatta, per l'uso che ne faccio io ho preferito Helix per il numero di switch, la dimensione dei display, la presenza del pedale di espressione integrato, che poi ha una funzione di switch che ci permette di attivare una funzione secondaria, quindi è come se avessimo due pedali di espressione in uno. E non mi tocca poi fare anche un acquisto aggiuntivo come avrei dovuto fare per F9 per aggiungere eventualmente un pedale di espressione. Un altro fattore per me determinante è stato la disponibilità di questa macchina nel mercato, sia del nuovo sia dell'usato. Intanto sull'usato perché oggi è possibile acquistare Helix a un prezzo veramente vantaggioso e poi perché nel caso durante una tournée si dovesse rompere potrei facilmente andare in qualsiasi negozio di strumenti musicali e trovare una macchina sostitutiva nell'immediato qualora ne avessi bisogno. Con Fractal invece sarebbe più complicato oggi. E poi una delle funzioni che più amo di Helix sono gli snapshots, che è quella funzione che ci permette di creare dentro la stessa patch delle varianti dove possiamo controllare e modificare facilmente ogni singolo parametro dell'amplificatore, dei pedali, gestire gli on e off tra i pedali. È una funzione che si può in maniera molto macchinosa ricreare anche su Fractal, ma che comunque ha dei limiti che su Helix non ci sono. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto questo video, l'hai trovato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.